Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Anche oggi vorrei fare una reaction su Dimash che mi ha colpito tantissimo. Ho visto soltanto la sua performance su SOS e vorrei adesso andare ad approfondirlo un po' meglio insieme a voi. Andiamo quindi a guardare Sinful Passion e vediamo un po' cosa combinerà in questo video. С хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Ma è partito con delle note veramente basse rispetto all'altra canzone che avevo sentito. Ha un sacco di basse. Andiamo a vedere che note ha fatto. Allora, riguardiamo un attimino. La prima nota, cosa fa? Na na na. Ok, questa è bassa ma non troppo. Questo è già un La basso che già per un tenore risulta bassina, ecco, come nota. Adesso io non so come si possa classificare la sua voce, anche perché secondo me queste etichette baritono, tenore risultano anche un po' riduttive quando uno fa quello che sta facendo lui, ok? Ma io credo un po' in tutto il canto moderno sia riduttivo dare delle classificazioni così univoche alla voce. Lui mi sembra che sia sì o un tenore o un baritono con una voce abbastanza leggera, però ripeto, questo dal punto di vista fisiologico, ma dal punto di vista tecnico riesce a coprire l'estensione di tutto quanto il suo range con una facilità incredibile. Qui sta facendo ascoltare delle basse veramente notevoli e molto ben fatte. A me sembra questa. Che è bassissima, anche per me è veramente molto molto bassa. Sempre questo soffiato, molto bello. Ma che belle basse, mamma mia. Fantastico. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать во мгле и в ненастье. Come anche nell'altra performance che abbiamo visto, lui sa giocare veramente molto bene con i soffiati. Cioè, è veramente molto bravo a arricchire il suo suono con quest'aria che però non risulta mai eccessiva, sgradevole, fuori controllo. È sempre molto dosato nel come gestisce l'aria. Significa avere un controllo del proprio strumento, del proprio diaframma, soprattutto dal punto di vista respiratorio, veramente, veramente notevole. Eccolo. Capito cosa ha fatto? Adesso è passato da un soffiato a un suono molto più addotto, ok? Le corde vocali sono molto più chiuse
e inizia a far emergere, scusate, questo aspetto un pochino più tenorile, un pochino più lirico, questo timbro molto più, come abbiamo visto anche nell'altro video, utilizza una gestione dello spazio, del proprio tratto vocale molto più verticale, proprio del canto lirico. Cambiato registro, cambiato timbro. È andato all'ottava sopra e si è trasformato ha trasformato la sua voce in un suono più femminile, se vogliamo, un pochino più leggero, un po' più etereo, sempre molto arioso, ma ha cambiato registro in questo caso, è andato in registro di testa e ha cambiato proprio il modo di emettere i suoni che sta facendo, quindi è passato da un suono completamente di petto. Su quelle basse abbiamo sentito proprio una pienezza notevole su queste note, e qua invece ha cambiato, è andato all'ottava sopra, quindi si sta già muovendo su un range molto diverso e ho l'impressione che salirà ancora, non so perché, ma ho questa impressione. Ragazzi, il vibrato, che bello il suo vibrato, è proprio a tempo. È proprio a tempo con la canzone. Il vibrato è veramente difficile da gestire, perché se lo fai troppo lento o troppo ampio, o viceversa, troppo veloce o troppo stretto, risulta sgraziato, sgradevole, anche un po' fastidioso. Lui ha un vibrato veramente musicale, cioè lo potresti ascoltare per ore, questa nota, quest'unica nota tenuta vibrata, e la puoi ascoltare per sempre, è veramente bellissimo. E di nuovo gioca con le dinamiche, perché il finale della frase la va a sfumare e la va a rendere anche più intima, veramente bello. Scusate se stoppo ancora, però qua emerge anche il suo lato forse più umano, perché abbiamo visto che lui fa questi giochi pirotecnici con la voce, ma alla fine quello che conta è che ti emoziona, e qui si sente proprio la voce rotta dal pianto. È bravissimo nell'entrare dentro al pezzo, dentro al testo, che io purtroppo questo testo non lo conosco, magari lo andrò a leggere, però anche senza sapere il testo riesce a comunicarti esattamente quello che ti vuole dire, semplicemente con il suono della sua voce, con il modo in cui pronuncia quelle parole che sta dicendo. Veramente bravissimo. Ok. Allora, due cose. La prima è che riesce a essere magnetico ed essere completo semplicemente con un pianoforte e un violino sotto, cioè c'è veramente pochissimo, l'arrangiamento è veramente molto scarno, e lui però è un gigante dentro questo arrangiamento, veramente bravo in questo, perché non risulta troppo poco quello che sta facendo, anzi risulta il giusto, e
emerge nella maniera migliore. La seconda cosa è che mi piace moltissimo quando va a emettere questi suoni un po' più rock, perché sapete, io sono sempre stato un cantante rock, metal, insomma pop anche, ma soprattutto rock, e quando fa questi suoni un po' più taglienti mi gaso moltissimo, vorrei riascoltarlo. Questo. Bellissimo, bellissimo. Falsettone, eccolo lì. Ok, allora qui cosa ha fatto? È andato in falsettone. Che cos'è il falsettone? È questo registro di testa in cui il sopranista cerca di imitare il suono del soprano. Quindi queste note che sta facendo qua, grazie a un rinforzo dato dallo spazio che va a creare nella sua bocca, diventa anche abbastanza pieno, però è tutto un M2, tutto il registro di testa. Qua. Ok, forse distorce il microfono, non lo so, perché sentite che c'è molto volume in queste note, non sono spinte, perché lui è sempre leggerissimo ed è questa la cosa anche su cui vorrei focalizzarmi. Lui è sempre molto rilassato quando fa queste cose, però il fatto che crei questi armonici con la bocca va proprio a rinforzare tantissimo questo suono, che diventa anche molto molto pieno. E poi di nuovo va su queste note altissime e qui non va in fischio, si sente che rimane in un M2 bello addotto e molto 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 sottile. Non saprei neanche come chiamarlo, probabilmente qualcuno lo potrebbe chiamare flageolet, non lo so, e comunque siamo in un M2, sicuramente un M2. Vediamo che nota è, perché io... Beh, pensavo fosse anche più alta. Sentiamo qua un Si. Comunque, bella alta in ogni caso, eh. Prova più su. Sì. Eccola dov'era, me l'ero persa. Ok, è un Mi. Molto bene, molto bene, e non va in fischio, quindi non è un M3 ma un M2, notevole. Scusate se stoppo un attimo, però ha fatto troppe cose, non posso non commentarle. Cioè, prima non me l'aspettavo assolutamente, ha fatto questo passaggio che ricordava un po', non saprei, mi ricordava Demetrio Stratos, questi passaggi un po' con questi attacchi glottali che io non so assolutamente fare, quindi non ci provo nemmeno, con questo mood un po' più etnico, direi, non lo so,
però veramente suggestivo, molto bello, e poi di nuovo è tornato su queste note altissime, roccheggianti, ed è partita anche la band, finalmente qua è partita la carica rock, davvero, pazzesco, bellissimo. Belli anche questi cori. Gran bel arrangiamento, tra l'altro. Tutti in piedi, ma certo, per forza. Fantastico. Fantastico. Quanto amore. Видел бы эту картину Басков сейчас. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения, я бы хотел бы сказать пару слов. Vorrei vedere cosa dice. Vediamo se i sottotitoli mi aiutano. Видел бы эту картину Басков сейчас. Димаш Кудайбергенов, аплодисменты! Спасибо большое. С вашего позволения, я бы хотел бы сказать пару слов. Ok. И выразить огромную благодарность группе «Астудия» No. и Байгали аға, сізге үлкен рахмет за то, что вдохновляете нашу молодежь и за то, что воспитываете правильное музыкальное направление. Счастья вам! Приезжайте в Казахстан, мы вас любим очень! Che carino. Димаш Кудайбергенов. Che carino. Beh, è stato veramente un signore, veramente umile nell'accogliere anche gli applausi della gente, i fiori, molto tranquillo, con questo viso pulito, ha preso i ringraziamenti e a sua volta, invece di prendersi tutta la scena, ha ringraziato la band. Pazzesco, bellissimo. Guarda, mi è piaciuto davvero molto, la sua umiltà soprattutto, oltre alla bravura che si commenta da sola, però quando un artista così bravo e anche umile ha quella marcia in più rispetto ad altri. Grazie mille per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, se avete altre proposte per reaction future scrivetemelo nei commenti. Vi aspetto al prossimo video, ciao!